Festival di Sanremo 2026 ha ufficialmente preso il via ed è già tempo di tracciare i primi bilanci ed è quello che farò in questa puntata di Forsinet. Prima però vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Allora, entriamo nel merito della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Onestamente è stata una serata piuttosto piatta, non ha regalato particolari sussulti e particolari colpi di scena e paradossalmente a fare la differenza, almeno per quel poco, è stata la presenza dei due conduttori Laura Pasini e Gianni Aman. Gianni Aman mi ha stupito per come è stato preciso e come si è impegnato nella presentazione, però chiaramente non è lo showman di cui ha bisogno il Festival di Sanremo. Laura Pausini invece, tra una gaffa voluta e qualcuna magari non voluta, è riuscita a strappare qualche sorriso e forse è stata la migliore della serata in un certo senso, perché poi sul piano delle canzoni io non sono rimasto particolarmente stupito. Il livello è nella media fondamentalmente, non è che ci siano quei capolavori che ti fanno subito gridare deve vincere lui, deve vincere lei. Non è stato così, almeno. Un paio di canzoni sì, sono quelle che probabilmente ha scelto la giuria della sala stampa e delle TV, che sono le prime 5 classificate e che sono più o meno anche tra le mie preferite. La sala stampa ha scelto Dito nella piaga, Serena Brancale, Fedez Masini, Fulminacci e Arisa. Allora, io qui ad esclusione di Arisa più o meno sono abbastanza d'accordo tra gusto personale e bravura oggettiva, perché dal mio punto di vista la canzone di Dito nella piaga è una bomba. A me piace moltissimo, già dal primo ascolto. Devo ancora riascoltarle tutte perché chiaramente il tempo è poco, però mi è piaciuta molto la canzone di Dito nella piaga, mi è piaciuta molto quella di Fedez Masini. Ecco, quella sensazione che vi ho detto poco fa di gridare vincono loro, ce l'ho avuta proprio soprattutto con Fedez e Masini perché la canzone mi piace molto e credo che sia assolutamente non solo da cinquina finale ma da podio. Per quanto riguarda invece Serena Brancale, allora la canzone per quanto mi riguarda non mi ha dato quella sensazione, non mi ha dato quella sensazione, ma questa è una cosa soggettiva, è una cosa personale. Però a livello di prestazione e di performance è assolutamente una delle favorite perché la prestazione e la performance di Serena Brancale è qualcosa di clamoroso. Almeno ieri sera ha fatto veramente qualcosa di spettacolare. Per questo credo che il suo essere favorita dai bookmakers sia ampiamente giustificato dalla prestazione fornita poi sul palco dell'Ariston nella prima serata. Tra i miei favoriti non ho inserito Arisa, ho inserito Fulminacci. La canzone Fulminacci è una classica canzone cantautorale alla Fulminacci e devo dire che mi piace, è molto gradevole, ovviamente anche questa la dovrò riascoltare un po' come tutti i brani. Un'altra canzone, un altro brano che mi ha colpito subito è stato quello di D'Argent Amico, Ai Ai, perché è una canzone che ti resta in testa e anche qui abbiamo le classiche sfumature di D'Argent Amico che dice molto attraverso le sue canzoni, ma lo dice con un sound e con una musicalità particolare che riesce a catturare l'attenzione della gente, forse anche troppo, perché arriva prima appunto la facciata e poi il testo, ma credo che sia veramente una bella canzone anche quella di D'Argent Amico. Poi ovviamente ci sono altre canzoni che secondo me sono molto sulla linea di galleggiamento, tra la sufficienza e qualcosa di più, vedi le bambole di pezza. Io mi aspettavo qualcosa un po' più rock dalle bambole di pezza, però la canzone devo dire che non mi dispiace, così come andrò un po' controcorrente la canzone di Mara Sattei, probabilmente è qualcosa di già sentito, però è una canzone che mi è piaciuta, quindi non la metterei troppo da parte. A me non è dispiaciuta la canzone di Mara Sattei. Però se devo fare una mia cinquina della prima serata, sicuramente metto Fedez e Masini, metto Dito nella piaga, Fulminacci, D'Argent Amico e le bambole di pezza. Per quanto riguarda invece quelli che a mio avviso sono stati i peggiori della serata, o meglio, la canzone non mi ha lasciato nulla o veramente poco, sicuramente Patti Bravo ci sono delle canzoni che seppur di epoca diversa, possiamo dire in un certo senso, per quanto riguarda la mia generazione, io credo che siano veramente belle, le trovo molto belle. Forse
questa al primo ascolto deve ancora arrivare, almeno a me, però a me non è piaciuta. In questo caso devo dire che Patti Bravo è bocciata. Così come Michele Bravi, io non sono un grande fan di Michele Bravi e questa canzone di certo non mi spinge verso di lui, non mi aiuta a seguirlo di più e magari ad appassionarmi di più alla sua musica. Non sono mai stato un suo fan e questo potrebbe incidere, ma io comunque cerco di basarmi soprattutto sulla canzone e la canzone onestamente non mi piace. Così come non mi piace la canzone di Luché. Luché ha portato una canzone che secondo me ha anche cantato non benissimo, onestamente. L'ho sentito un po' forse troppo emozionato, ha pagato l'emozione di essere su quel palco molto più di altri, perché comunque sì, per carità, per lui era la prima volta, ma ci sono anche alcuni che sono più giovani di lui che invece quel palco l'hanno letto molto bene. Invece Luché secondo me ha pagato molto l'emozione e questo è inciso sulla performance e di conseguenza anche sul brano che comunque non mi colpisce troppo, anzi io mi aspettavo qualcosa di diverso da Luché, un po' alla Geolier e anche qui se quando è stato annunciato era dato tra i favoriti e adesso invece è sceso molto nelle gerarchie dei bookmakers, credo che le ragioni siano abbastanza evidenti e chiare. Ho messo tra i bocciati anche Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini ha portato una canzone che è nel suo stile, però onestamente mi sembra molto molto banale, semplice, non mi piace, non mi ha colpito per questa prima serata. Poi, come ho già detto, tutto può cambiare nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, perché ci sono canzoni che ti arrivano subito e altre che invece ci mettono un po' per arrivarti. Però quella di Elettra Lamborghini è una canzone che in teoria dovrebbe colpirti al primo impatto e a me il primo impatto non è piaciuto. Per quanto riguarda invece un po' di commenti sparsi, devo dire, allora, Arisa mi è sembrata una buona canzone, l'hanno detto tutti e io non posso esimermi dal sottolinearlo perché effettivamente è così, sembra una canzone un po' uscita da un film Disney, quindi un po' troppo cartunesca, mettiamola così. Tommaso Paradiso si salva ampiamente, ampia sufficienza per Tommaso Paradiso. Classica canzone da Tommaso Paradiso, ma non credo che sia un capolavoro tale da poter vincere il Festival di Sanremo. Per carità, magari può entrare nella cinquina finale, soprattutto perché è uno dei nomi più importanti e quindi io credo che il pubblico possa votarlo, anche perché la canzone non è brutta. Però, secondo me, Tommaso Paradiso ha fatto canzoni migliori di questa nel corso della sua carriera, almeno a mio modo di vedere. Samurai J si è trasformato praticamente in Fred De Palma, perché la canzone Samurai J è latinoamericana, un sound completamente latinoamericano che è coraggioso portare sul palco del Festival di Sanremo. Ricordiamoci che Fred De Palma nella sua partecipazione arrivò ultimo. Saif non mi è dispiaciuto neanche Nait, però come ho già detto, tutti questi nomi, che è difficile poi fare tutti quanti nell'arco di un solo video, sono al momento tutti sulla linea della sufficienza, ma niente di eccezionale, niente che fa gridare wow, almeno per la maggior parte delle canzoni. Non mi è dispiaciuta la coppia Maria Antonietta e Colombre, che mi ha sorpreso. Li conoscevo già ovviamente per altre canzoni, per altri brani, che però non sono proprio del mio genere, onestamente. Ma questa canzone sul palco dell'Ariston con l'orchestra, secondo me, ha reso abbastanza bene. Bene anche Levante, una bella prestazione, una canzone comunque difficile da cantare e da interpretare, quindi devo dire che anche Levante si candida a un potenziale ingresso nella top 5. Certo, non avere i favori della sala stampa, almeno per quanto riguarda le prime 5 posizioni, potrebbe penalizzarla un po', perché lì al televoto io non so quanti punti possa prendere poi Levante individualmente. E bene anche a Casa Even e LDA che hanno portato una canzone che quantomeno fa ballare, come Salda Vinci. Salda Vinci è un altro che ha portato un brano che non sarà come Rossetto e Caffè, perché Rossetto e Caffè, tra l'altro, ci ha messo un bel po' per diventare il tormentone che è diventato, ma è una canzone molto molto da matrimonio, onestamente, e credo che sia abbastanza evidente anche dal titolo, per sempre sì, credo che calzi a pennello per un matrimonio, quindi Salda Vinci promosso, perché è promosso assolutamente, potrebbe addirittura entrare tra i primi 5, dicono. Io onestamente non ce lo metterei, così come non metterei LDI e H7, che però hanno fatto ballare l'Ariston e non mi sono dispiaciuti. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.